Bentornati in mia compagnia. Oggi vi presenterò un secondo di pesce, un cartoccio del Mediterraneo con erbe aromatiche del Giardino Botanico Gavine. Gli ingredienti che ci occorrono per la nostra preparazione sono mazzancolle, cozze, coda di rospo, filetto di branzino, vongole, pomodorini, patate, zucchine, basilico, dragoncello, capperi, olive, olio extravergine di oliva del Giardino Botanico Gavinel, sale e pepe. Incominciamo a pulire il nostro pesce. Partiamo dalle mazzancolle, priviamole del carapace, lasciamo attaccata la testa e la coda. È più che altro per una questione estetica, è bello vedere poi il cartoccio una volta aperto con la nostra mazzacolla intera. Questo passaggio dovrà essere fatto molto delicatamente per evitare di staccare appunto testa e coda. Una volta che abbiamo pulito tutte le nostre mazzancolle, le andremo a privare dell'intestino con l'aiuto di un coltellino oppure di uno stuzzicadente. E successivamente li andremo a passare sotto un getto di acqua fredda per eliminare tutte le impurità presenti. Per quanto riguarda le cozze, le priveremo della barba, puliremo bene il guscio esterno e le sciacqueremo sott'acqua corrente. Le zucchine, che avremo tagliato precedentemente a fettine sottili, le griglieremo sopra una piastra di ghisa facendo attenzione a non bruciarle, ma a segnarle leggermente. Le metteremo in un contenitore e le terremo da parte. Adesso ci occupiamo del nostro branzino. Dopo averlo viscerato, squamato e sfilettato e privato delle dische interne, lo andremo a tagliare a metà. E lo terremo in un contenitore. Saliamo e pepiamo leggermente tutti i nostri pesci. Attenzione, hanno già una loro sapidità, essendo pesci di mare, quindi non esageriamo con il condimento. I nostri pomodorini, che avremo tagliato a metà, li andremo a condire con olive, capperi, del dragoncello, del basilico fresco tagliato all'ultimo per evitare di far cambiare il colore, sale, pepe e un filo d'olio extravergine d'oliva. Amalgamiamo bene il tutto e teniamo da parte. Le patate tagliate precedentemente a fette sottili le abbiamo conservate in acqua fredda per mantenere intatto il colore e far perdere leggermente l'amido. Le andremo ad asciugare con carta assorbente. Condiamo leggermente le nostre zucchine con olio, sale e pepe. E abbiamo preparato tutti i nostri ingredienti che ci serviranno per fare il nostro cartoccio. La carta fata è una speciale carta che assomiglia alla pellicola che può arrivare in forno a temperature di oltre 200 gradi. Montiamo il nostro cartoccio. Partiamo a strati con le zucchine, le patate, il filetto di branzino, la coda di rospo, le cozze che saranno ancora chiuse, ricordo che si apriranno in cottura in forno, le vongole che dovranno stare una notte in acqua fredda e sale per eliminare impurità e sabbia se ce ne fosse all'interno, le mazzancolle e infine i pomodorini con olive, capperi, basilico e dragoncello.
chiudiamo il nostro cartoccio come se fosse un fagotto e lo leghiamo con dello spago da cucina. Questa è una cottura particolare, perché concentreremo tutti i sapori, gli umori all'interno della carta fata. Una volta che apriamo la nostra carta fata davanti al cliente, sprigionerà tutto il suo umore, tutto il suo profumo. Ed ecco i nostri cartocci pronti per essere infornati a una temperatura di circa 180 gradi per 20 minuti. Adagiamo il nostro cartoccio in un piatto fondo e questa operazione, se possibile, facciamola davanti a un cliente. Quando apriamo, come vi dicevo prima, il profumo di mare sarà forte e intenso. Peccato che non posso farvi sentire il profumo che sento io. E il nostro cartoccio cotto e fumante è pronto per essere servito. Buon appetito a tutti e arrivederci alla prossima ricetta.